che cosa serve la spiritualità? Lo vediamo insieme dopo la sigla. O Lady of Avalon. Eccoci di nuovo. Oggi parliamo di che cosa serve la spiritualità, però prima ti vorrei chiedere di iscriverti al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornata o aggiornato sui contenuti del mio canale, quindi sulla spiritualità radicata, sulla teosofia e sulla logica oltre il dualismo positivo. Ho fatto questa domanda, a che cosa serve la spiritualità, sia sulla mia pagina Facebook che sul profilo Instagram, entrambi si chiamano Teosofia Dea Oltre il Dualismo. E ho radunato tutte le bellissime risposte ricevute in 5 macro categorie. Per molte persone ha a che fare con uno strumento per orientare il nostro agire del mondo, il nostro posto nel mondo, l'impatto che abbiamo sullo stesso. Secondo qualcun altro era una corsia preferenziale per portarci in connessione con la nostra parte più profonda, più su una dimensione di benessere, integrazione e riscoperta di tutte le nostre parti, anche quelle considerate più irrazionali. Secondo una bella fetta di persone aveva a che fare con qualcosa di più grande con cui entrare in connessione, qualcosa che andava oltre i confini della nostra stessa persona. Secondo un altro gruppo di persone avrebbe a che fare con il porsi più domande, l'approfondire la conoscenza e quindi l'espandersi, il diventare sempre migliori versioni di se stesse e se stessi. E poi, l'ho lasciata alla fine di proposito, un'altra bella fetta parlava di dimensione di senso. E l'ho lasciata alla fine perché a me pare un qualcosa di estremamente significativo per fare chiarezza. Perché in questa dimensione di senso io ci infilo entrambe le sfere, quella della persona, della crescita individuale, che attualmente è l'unica davvero presa in considerazione dalle offerte spirituali presenti sul mercato, e sulle grandi mancanze della spiritualità ti rimando a un altro video che linko qui sopra e in descrizione. Ma poi anche, come qualcuno delle amiche e degli amici ha fatto presente, nella sfera collettiva. Capire questa cosa è estremamente importante proprio se vogliamo fare della spiritualità un atto rivoluzionario, perché la dimensione di senso agisce proprio su più livelli. Se da una parte è quella che fornisce una spiegazione di quello che sono io, del rapporto che io devo avere con tutte le parti di me, del rapporto con la mia ombra, del come interpretare ciò che mi succede, dall'altra parte, inevitabilmente, la dimensione di senso diventa anche come questo amplificato per il numero di persone appartenenti a una certa cultura o all'intero pianeta si ripercuote sul pianeta stesso e sul rapporto con altri esseri umani. E questo è il modo in cui lavoro io, la spiritualità come dimensione di senso, ed è quello secondo me che può restituirci il tesoro più grande oggi come oggi. Vedere la spiritualità come strumento che può fornire una dimensione di senso significa riconoscerle, per tutto quello che abbiamo detto oggi su questo video, anche un ruolo politico. La parola politica è una di quelle più fraintese in assoluto. Politica non vuol dire partitica, non vuol dire che la dea vota per uno o per l'altro partito, però significa proprio organizzare il nostro agire, la nostra produzione di cultura, che dipende dalla dimensione di senso secondo un'ottica di sacralità. Se noi vediamo la spiritualità solamente come un fatto personale, mi siedo lì, accendo l'incenso, accendo la candela, prego, mancherà sempre e comunque qualcosina. Ma soprattutto manchiamo di utilizzare uno strumento importantissimo e che può essere assolutamente un grandissimo motore di cambiamento. Proprio perché questa dimensione di senso, la produzione di valori che deriva dalla spiritualità, è considerata così importante da essere messa spesso in cima alle classifiche delle priorità, direi un pilota della direzione che prende il cuore umano. A seconda del tipo di spiritualità che segui, il tuo cuore segue, e se il tuo cuore segue, inevitabilmente segui anche tu. E quando tante persone battono lo stesso tipo di ritmo cardiaco, quelle persone produrranno quel tipo di realtà.
Ed ecco perché, sia con la teosofia che con la spiritualità radicata, parto da un altro presupposto. Non tanto il primato dell'idea che deve fare a pugni con un'altra idea, una credenza contro un'altra credenza, ma quale tipo di mondo e quale tipo di realtà la mia credenza può portare. Se vuoi radicare con me questa nuova rivoluzione, ti aspetto al prossimo video.